Prima di andare in Thailandia ero convinta che non mi sarebbe per niente piaciuta. Nella mia testa era uno di quei posti un po' associati a quei fuffaguru che ti vendono i corsi, che scappano lì principalmente per approfittare dei benefici fiscali che ha la Thailandia e che molto spesso hanno dei passati un po' discutibili, di cui non si sa troppo, ma qualcosa si sa. O la associavo a quei content creator che sfruttano la Thailandia per fare contenuti sulla movida notturna thailandese, sai bene di quale movida notturna sto parlando, e soprattutto per fare dei contenuti un po' spinti, al limite del misogino. Insomma, tutto un immaginario che è estremamente lontano da me e da come mi vivo io i viaggi. E in realtà ci sono finita un po' per esclusione, perché dopo il mese fatto in India, dovevo trovare una meta che fosse abbastanza vicina, non troppo costosa, che non avesse problemi di internet, perché l'India mi aveva fatto dannare, perché l'internet rimane ancora una variabile molto importante nel mio lavoro. E quindi alla fine la Thailandia era semplicemente la destinazione più sensata. Il 21 febbraio sono partita da Kochi in Kerala, in India, e sono atterrata a Bangkok, con l'idea di restare 3 settimane perché mi sono ripromessa che d'ora in poi voglio rimanere in ogni singolo paese per un minimo di 3 settimane. Perché se passo meno tempo non mi sembra di vivere abbastanza il paese e se ci passo più tempo di 3 settimane mi sembra di annoiare in live, anche se forse sarebbe la cosa più utile per me e per la mia vita sociale. E la cosa che mi ha sorpreso di più è che dopo queste 3 settimane mi sono ricaduta su molto più di quanto pensassi. Perché la Thailandia, almeno come l'ho vissuta io, è uno di quei paesi in cui puoi viverti qualsiasi tipo di esperienza. Puoi farti la vacanza rilassante, quella caotica, quella tutta dedicata all'avventura o anche quella più turistica e più dedicata alla cultura. E sicuramente sulla base di come vuoi vivertela puoi scegliere se pagare tanto o pochissimo. Quindi come sempre questo video non vuole dirti dove mangiare il migliore pad thai o le 10 destinazioni che nessuno va a vedere in Thailandia, ma voglio raccontarti com'è stata per me davvero la Thailandia e come anche tu la potresti vivere. Poi magari se ci sei già stato la tua esperienza è completamente diversa e in quel caso per favore dimmelo nei commenti perché sono sempre molto aperta e mi piace anche vedere quando le persone mi contraddicono. Se fai una ricerca velocissima sulla Thailandia, su qualsiasi social media, vieni poi travolto da un'enorme quantità di contenuti, tutti estremamente simili tra di loro. Non so se hai presente, però io questo l'ho vissuto già anche in Giappone. 10 cose da fare in Thailandia, il pad thai più buono di tutta la Thailandia, il succo di frutta che viene fatto da una nonnina in mezzo alla strada è il più buono del mondo, le 10 cose che non sai e a un certo punto diventi matto, perché tutti sembrano avere qualcosa di imperdibile da raccontarti, tutti sembrano dirti che ti stai perdendo qualcosa e tutto viene raccontato come se fosse un'esperienza unica, quando in realtà il più delle volte è semplicemente un copia e incolla di quello che hanno già visto fare da altri content creator. Comunque, quando avevo già deciso di andare in Thailandia, già presi i biglietti, ho iniziato a fare qualche ricerca e mi sono subito ritrovata sommersa da questo tipo di contenuti. E più ne vedevo, più mi veniva la noia nel vederli. E prima ancora di atterrare in Thailandia, mi sono veramente domandata: "Che sto facendo? Perché in Thailandia?" Perché tutto sembrava finto, tutto sembrava un trend e tutto sembrava essere costruito soltanto per essere virale. Durante i miei viaggi spesso mi affido ai social per vedere che cosa veramente vale la pena fare. Ma in Thailandia ho evitato i social come la peste, perché avevo la sensazione che invece che aiutarmi a vedere le cose migliori del paese, mi stessero soltanto rifilando versioni finte della Thailandia, per poi arrivare ai posti consigliati con code infinite per un piatto abbastanza average. Quindi sì, mi aspettavo che fosse sopravvalutata. Un po' uno di quei posti di cui tutti parlano benissimo, che online ti sembrano perfetti, poi però quando effettivamente li visiti ti lasciano un po' di amarezza dentro, perché sei finalmente disilluso. Perché è normale che nulla sia come lo vedi in video. Si sa, questo l'ho sempre capito anche quando guardavo i video per altri paesi per farmi delle idee. So perfettamente che le cose non sono come in video, ma in Thailandia questo, prima ancora di arrivare, l'ho vissuto ancora di più. Tutto sembrava estremamente perfetto. Il mio pregiudizio più grande, prima ancora di arrivare in Thailandia, forse penso sia stato quello di pensare che la Thailandia fosse troppo raccontata, vista e vissuta, talmente tanto da sembrare vuota, di aver perso un qualche tipo di verità. Poi però
cominciato a conoscere varie persone lì, expats ma anche locals, persone completamente diverse da quelle che mi aspettavo potessero abitare in Thailandia e soprattutto diverse dalle persone che pensavo potessero scegliere di abitare in Thailandia. E secondo me sono state proprio loro a farmi cambiare idea sull'intero paese, perché mi hanno fatto vedere attraverso i loro occhi, non attraverso quelli di un fuffaguru. Mi hanno fatto capire che la Thailandia non è abitata soltanto da quel particolare tipo di umano che ormai avevo identificato come persona che vive in Thailandia. Ci sono persone diversissime tra di loro, che ci sono finite per i motivi più diversi in assoluto, persone che ci vivono, ci sono nate, che la amano, che la criticano, che la vivono in maniera completamente diversa tra di loro. Ed è lì che ho capito che il problema fondamentale non era la Thailandia in sé, ma la versione limitata che avevo visto online. Per esempio, stupidamente, mea culpa, non mi ero mai resa conto di quanto potesse essere effettivamente comoda come base per qualcuno che fa il travel content creator. Perché è una posizione strategica, se pensi che ti permette di spostarti facilmente tra i paesi asiatici e l'Europa. Inoltre Bangkok è anche una delle hub più grandi nel mondo per quanto riguarda i voli e quindi è molto facile trovare dei voli molto economici. Considera che il mio ritorno da Bangkok è stato il primissimo volo che ho preso da un paese fuori Europa diretto verso Milano, cioè senza scali, che non costasse un rene. Cioè Bangkok-Milano 300 €, preso 5 giorni prima. È assurdo. Tra l'altro questa cosa del rendere più facile il lavorare e viaggiare allo stesso tempo, lo sto sentendo come un tema sempre più mio in questo periodo perché voglio semplificare al massimo la mia situazione che già spesso trovo pesante. Perché da fuori può sembrare tranquillamente un: "Okay, parto, faccio 1000 viaggi, faccio 1000 cose", ma in realtà dietro c'è un bel po' di organizzazione che se non funziona capita che rende l'intero viaggio molto più pesante e difficile e sicuramente poi alla fine ti complica la vita in maniera assurda. E quindi mi sto rendendo conto che più strumenti riesco a trovare che mi rendono facili e automatici determinati processi, meglio è per la mia vita in generale. Ed è anche per questo motivo che sono estremamente felice di collaborare con Hostinger che sponsorizza questo video. Una cosa che voglio sviluppare molto di più in questo periodo è la mia presenza online. Sì, lo so, ho saltato qualche settimana di pubblicazione di video, lo so, mi ci devo rimettere sotto, ma soprattutto voglio avere uno spazio chiaro dove posso mettere tutti i miei link, tutte le informazioni che registro durante i miei viaggi, senza dover utilizzare mille e mille di strumenti che poi si disperdono, fanno confusione a voi, fanno confusione a me, fanno confusione. E questa cosa con Hostinger Website Builder è ancora più facile di quanto pensassi, perché puoi creare un sito praticamente da zero senza saper programmare, usando semplicemente degli strumenti AI che ti aiutano a costruirlo e personalizzarlo in maniera facile. La cosa che mi ha stupito di più è che non devi più avere l'idea del costruire un sito come un qualcosa di pesante e difficile che richiede tanto tempo, perché riesci ad avere qualcosa di ordinato, pulito e professionale senza perderci le settimane o senza dover diventare esperta di qualcosa che magari neanche ti interessa davvero, perché diciamocelo, lo so che poi procrastini dicendo no perché devo imparare meglio come fare questo sito, come fare questo plugin, come e ci perdi tempo ed è un altro motivo per cui procrastini di fare questa cosa che hai sempre voluto fare. Quindi se anche tu stai pensando di creare un sito, un portfolio, un business o semplicemente avere un tuo spazio online, ti lascio il link in descrizione. Da lì puoi vedere i vari piani disponibili e quelli che funzionano meglio per te. Io personalmente ti consiglio di dare un'occhiata soprattutto al Website Builder Business Plan e ti spiego anche velocemente come funziona lo sconto. Entri dal link, scegli il piano e poi nel momento del checkout trovi lo spazio dove inserire il codice sconto. Lo inserisci lì prima del checkout e lo sconto viene applicato direttamente al totale. Quindi tu pensaci, io ti lascio il link in descrizione. Torniamo alla Thailandia. Appena atterrata a Bangkok è stato come prendere una boccata d'aria fresca. Anche solo a livello pratico il confronto con l'India è stato veramente drastico. In India avevo costantemente la sensazione che tutto richiedesse uno sforzo in più. Capire come muovermi, arrangiarmi, capire cosa potessi mangiare, cosa non potessi mangiare, fare attenzione a non bere determinate cose, se no poi finivo in ospedale, capire come spostarmi da un luogo all'altro, come riuscire a comunicare meglio per farmi capire. In Thailandia invece fin da subito mi è sembrato tutto incredibilmente facile, organizzato, lineare. E la cosa che mi ha stupito di più è che l'ho capito subito. L'ho capito appena atterrata, stanca dal volo che avevo appena fatto dall'India, confusa perché era completamente un altro posto con un'altra lingua. Perché mi ricordo ancora che sono arrivata
all'aeroporto e ho visto questa coda lunghissima all'immigrazione che, avendo la mentalità ancora settata all'India, dentro di me mi sono detta: "Scarichiamoci un film perché qua sicuramente ci passerò 1 o 2 ore sicuro". Però poi ci ho messo letteralmente pochissimo, perché c'erano talmente tante persone a gestire il flusso di persone che entravano nel paese che ci avrò messo 7 minuti? Assurdo. Cosa che neanche in Italia, ad essere sincera. E già lì ero scioccata perché ero abituata al tipico caos all'arrivo, di quando arrivi, devi compilare il foglietto, devi spiegare dove stai andando, perché stai andando, poi devi anche ricordarti che devi mettere l'indirizzo dell'hotel a cui stai andando. Ero pronta a un casino, invece stessa cosa per i taxi. Cioè, che sembra stupido raccontarlo così, perché magari per te non è niente di straordinario, però fidati che arrivare dall'India e trovarti questa situazione davanti ti spiazza. Anche per quanto riguarda i taxi. Ero già pronta a dover contattare, ad avere il cash, a non pagare con la carta, perché se hai cash magari ti fanno, sai, fanno pagare un po' di meno, e ero già pronta a fare la faccia dura per non farmi fregare, perché chissà, magari, turista, bianca, E invece sono arrivata, mi hanno fatto fare una fila dove non c'era letteralmente nessuno, c'è un totem dove, clicchi dove devi andare, stampa il bigliettino, vai al taxi, fatta. Così non c'è né il problema di persone che si saltano a vicenda mentre aspettano il taxi, e nemmeno taxi che aspettano per ore e qualcuno gli passa davanti, come altro tassista. Anche l'hotel, per esempio, è stato un hotel che ho trovato facilmente attraverso l'app e sono arrivata in hotel ed era pure meglio di quanto mi aspettassi, pur essendo abbastanza economico. Quindi sicuramente la primissima sensazione che ho avuto arrivata in Thailandia è stata quella di leggerezza. Cioè mi sentivo proprio alleggerita. Poi il giorno dopo ho iniziato subito a a streamare, sono uscita dall'hotel e come primissima cosa sono andata a fare snack e lo snack è stato uno spiedino di pollo da un baracchino in mezzo alla strada, uno stecco di mango, sempre in mezzo alla strada, e poi ho riscoperto il valore inestimabile dei 7-Eleven. Che sì, okay, sono una catena multinazionale, schifo, diamo potere ai piccoli negozi, però da expat, da turista, questi tipi di negozi che conosci e sai che puoi trovare ovunque, sono veramente qualcosa sulla quale puoi fare affidamento, perché sai che sicuramente troverai qualcosa da bere, sicuramente sai che troverai qualcosa da mangiare, sicuramente troverai le minime cose che ti possono servire. Non parlo soltanto del 7-Eleven, vabbè, parliamo anche magari del Family Mart, sono praticamente le stesse cose, ma anche per esempio dello Żabka in Polonia. È una piccola cosa che quando poi vado in paesi in cui non ci sono questi negozi 24/7, ne senti la mancanza. E sì, poi possiam fare tutto il discorso che vuoi sullo sfruttamento dei lavoratori, su quanto vengono pagati poco, su quanto faccia male all'economia, alla vita sociale delle persone che ci lavoran dentro, possiam parlare di tutto quello che vuoi, però quando viaggi ti salvano. Dopo questo snack ho cominciato a girare per Bangkok. Lì è arrivato il secondo shock. Considera, non avevo ancora conosciuto nessuno del posto, questi sono stati proprio i primissimi shock che ho avuto prima ancora di parlare con nessuno del posto. La città mi è sembrata subito bellissima. E sarò io, perché a me piace molto lo stile cyberpunk, ma queste strade enormi, questi centri commerciali che si connettono tra di loro, 1000 motorini che ti passano da una parte all'altra, questo caos organizzato, mi davano un po' un'estetica distopica nel senso positivo, come se appunto stessi vivendo in una situazione cyberpunk. E quindi già dai primissimi giorni mi ero già cominciata a mettere in testa l'idea che forse non è esattamente come l'avevo pensata la Thailandia. Me lo aspettavo molto più turistico, nel senso negativo del termine, molto più vuoto, artificiale. E invece ho trovato subito vivo, attivo e molto, frizzante. La cosa più importante è che mi ha fatto sentire subito in pace ed è una cosa fondamentale per me per quando viaggio, soprattutto perché viaggio da sola. Infatti la maggior parte dei miei viaggi sono da sola. Sì, magari conosco qualcuno del posto, magari parlo con un barista ogni tanto, faccio qualche conoscenza nuova, ma la base è sempre quella. Ci sono io e il paese in cui mi trovo e tutto deve essere gestito da me da sola. E in Thailandia invece questa è stata una delle cose che è cambiata di più in assoluto ed è stata una delle sorprese più belle del viaggio. Ho conosciuto tantissime persone, tantissimi colleghi e alcuni di loro hanno reso queste 3 settimane davvero indimenticabili. Ho conosciuto uno youtuber per il quale ho una ammirazione profonda,
Sono stata con vari creator su Twitch con i quali condivido tante cose, perché condividiamo lo stesso lavoro e condividiamo le stesse pene. Pure ho conosciuto una coppia a Koh che mi ha adottata, seppur avessero la mia stessa età, e tantissime altre persone con le quali è stato bellissimo condividere il tempo. E la verità più importante non è nemmeno che ho conosciuto tante persone, la verità è che mi ha fatto veramente bene, per una volta, non vivere tutto quanto completamente da sola. Questo non vuol dire che improvvisamente io rigetti i viaggi da sola, perché continuo ad amarli e continuo a pensare che ti diano davvero tanto. Però mi sono resa conto di quanto sia bello ogni tanto avere una rete di appoggio. Poter scrivere a qualcuno: "Ehi, cosa fai oggi? Hai qualche contenuto in mente?" Oppure semplicemente: "Usciamo stasera a fare qualcosa." Per te magari che hai un appartamento e un gruppo di amici può essere normale, ma per me che continuo a viaggiare e a spostarmi è qualcosa di veramente raro. E anche lavorativamente secondo me ha cambiato molto la mia esperienza. E il fatto che tante persone che ho conosciuto fossero content creator ha reso tutto molto più facile, perché capivano il mio bisogno di dover essere live, capivano il bisogno di dover fare video, capivano che il mio viaggio non era una vacanza pura al 100%, ma comprendeva una buonissima parte di lavoro. E paradossalmente penso sia stato lì dove ho lavorato meglio, perché mi sentivo capita. E quando ti senti capita, tutto diventa più semplice. Ad essere sincera, questa dimensione sociale ha cambiato anche un po' il mio modo di viaggiare durante il periodo in Thailandia, perché non ho visitato tutte le singole città, non ho cambiato ogni 2 giorni, non ho preso il tipico treno che si vede sempre su tutti i social, che ti porta da una parte all'altra della Thailandia in 12 ore di notte. Anzi, ho visto 3 posti in Thailandia: Bangkok, Chiang Mai e Koh Tao, perché questa volta volevo veramente fermarmi un po' di più, passare il tempo con le persone. Forse è per questo che la Thailandia mi è anche sembrata un posto meno difficile, meno complicato. E so perfettamente che questa è la mia esperienza e non è detto che tu andando in Thailandia riesca a trovarti subito la tua rete di persone. Però l'ho vissuto come un posto dove è facile aprirsi, scrivere a qualcuno, organizzare qualcosa. E la cosa più assurda è che per me, per come sono fatta io, passare il tempo con le persone spesso richiede energia, spesso mi complica un po' le cose, perché devo incastrare quello che vogliono fare loro con quello che devo e voglio fare io. In Thailandia invece è stato tutto facile. Questo è uno dei motivi principali per i quali mi sono ricreduta sul paese e uno dei motivi principali per cui probabilmente tornerò in Thailandia. Se dovessi dire che cosa mi è piaciuto di più della Thailandia, a parte appunto le persone che ho conosciuto, partirei dalle cose più quotidiane, perché sono quelle che poi ti rendono la vita più semplice. Non i templi, le spiagge, bellissime che assolutamente pazzesche e straordinarie, ma le cose più piccole sono quelle che per me rendono ogni singolo viaggio più facile e più apprezzabile. Una delle cose che più mi è piaciuta è il rapporto che hanno con il cibo. Sto vivendo il contrasto molto adesso che sono a Guadalupe, che è un'isola francese, però nei Caraibi, e ci sono soltanto europei qua. In Europa c'è molto di più il concetto del mangiare a casa, mangiare con la famiglia, cucinare. Quando stai viaggiando, la possibilità di poter uscire, trovare qualcosa di praticamente sempre aperto, che non costa troppo, che è comunque gustoso, cambia completamente come vivi le giornate. Per me era bellissimo poter uscire, non dover pensare a che cosa avrei mangiato, perché sapevo che camminando per le strade qualcosa avrei trovato. Appunto, adesso che sono qua in Francia, è una cosa che mi manca veramente tantissimo. E mi manca tantissimo anche la cultura dei posti minuscoli dove vendono le cose da bere. Una cosa che non abbiamo assolutamente in Italia, ovvero quei piccoli stand dove trovi il tè, il succo, non saprei come definirli. Non ci sono in Italia, ci sono magari sì in alcune parti, ma sono abbastanza rari, mentre lì sono ovunque. E probabilmente ha senso perché son dei paesi molto più caldi e quindi si suda molto di più e quindi devi reintegrare i liquidi molto più spesso. Un'altra cosa che mi è piaciuta molto della Thailandia è che le cose rimangono aperte fino a molto tardi e questa per me non è una cosa secondaria, perché gli orari dei negozi nei vari posti in cui vado incide molto sui contenuti che poi porto io in live, perché più o meno sono in live su Twitch dalle 11 di mattina italiane fino alle 7 di sera italiane, più o meno, o almeno cerco di essere in quegli orari. Nel momento in cui ero in Thailandia, le 11 di mattina in Italia erano le 5 del pomeriggio in Thailandia e quindi sapendo che dovevo andare avanti per varie ore era comodo sapere che ci sarebbe stato qualcosa di aperto, un negozio, un ristorante, qualcosa comunque da poter fare, da poter portare in live. Quindi questa magari è una cosa abbastanza personale mia, però magari anche tu sei una persona che è molto più notturna e quindi ti piacerebbe molto di più un paese del genere.
Un'altra cosa che ho amato tantissimo della Thailandia è stata la facilità negli spostamenti, soprattutto grazie ai motorini, che sì, possono spaventarti se non sei abituato, ma se sei capace di lasciarti andare e perdere un po' il controllo, è molto comodo e veloce. Sì, ci sono i trasporti pubblici, ma questa forse è una delle pecche peggiori, ovvero i trasporti pubblici fanno un po' pietà. E non dico soltanto nelle città più piccole, ma anche a Bangkok. Non ci sono molte linee della metro e per spostarti diventa veramente spesso impossibile usare i trasporti pubblici. O semplicemente ci metti ore quando con un motorino ci metteresti 15 minuti. Una cosa che mi è piaciuta molto in Thailandia, che ho ritrovato anche in Giappone, a Taiwan e anche in Cina, è lo sfruttamento dei motorini. Perché spesso trovo inutile vedere determinate zone, come per esempio qua a Guadalupe, dove tutti quanti usano la macchina, però sono da soli in macchina e devono fare 20 minuti di spostamento, perché non c'è la cultura del motorino, oppure perché magari la formazione, geoterrestre, la formazione terrestre non lo permette. Ha senso la formazione terrestre? La conformazione, se ci sono montagne o meno, incide. E in generale la Thailandia mi ha fatto sentire come se non dovessi essere costantemente costretta ad arrangiarmi. Mi sono sentita proprio la vita semplificata. E una delle cose che più mi manca, anche se è veramente stupida, è il caffè che mi facevo lì con l'acqua di cocco, ghiaccio e caffè. So di aver perso completamente la cittadinanza italiana avendo detto questo, ma ti giuro, se vai in spiaggia e ti fai una cosa del genere è spettacolare. Detto questo, non voglio fare il tipico video della persona che vede un posto, si innamora e si dimentica di tutto il resto, perché ovviamente non è tutto perfetto. Anzi, ci sono state delle cose che mi hanno ricordato perché all'inizio fossi così tanto diffidente. Nel frattempo ha cominciato a diluviare, quindi ho dovuto stoppare il video, se no faceva un casino. Comunque, detto questo, non voglio farti il discorso da persona che scopre un paese e lo trova tutto perfetto, perché ovviamente ci sono state delle cose che non mi sono piaciute. E ci sono state delle cose che mi hanno ricordato molto bene perché all'inizio fossi diffidente. Più passavano i giorni, più mi rendevo conto che in Thailandia vivevano due realtà fortemente in contrapposizione tra di loro. Soprattutto a Bangkok avevo la sensazione che ci fossero due città sovrapposte. Da una parte i grattacieli nuovi, fatti per gli expat, perfetti, puliti, con la palestra, con la piscina all'ultimo piano, con persino magari dei giardini all'ultimo piano, tutti immacolati. Con la vista però su delle case con le pareti di metallo, su distretti che in altri paesi del mondo verrebbero chiamati come favelas. E quindi hai davanti ai tuoi occhi, quando vai in Thailandia, questa contrapposizione. Una Thailandia comoda, appetibile, fantastica perché hai tantissime cose, tantissime possibilità, soprattutto per chi arriva da fuori, e una Thailandia molto più dura, molto più cruda, che molto spesso non appare nei contenuti online. Ed è una cosa che mi ha fatto riflettere molto su come viaggiamo noi occidentali o meglio, noi travel content creator. Perché è facilissimo arrivare in un posto e scegliere su che cosa fare i contenuti, scegliere solo le parti che ci vanno comode, vivere la superficie. E lo dico io che ti sto dicendo che la Thailandia per me è stata un posto comodo perché appunto ho vissuto soltanto la superficie e quindi sarebbe da ipocrita dire il contrario. Però in Thailandia ho vissuto questa sensazione in maniera molto forte. Ed è forse per questo che all'inizio la Thailandia mi aveva un po' respinta un po', per questa versione filtrata che si vedeva online. Come se ci fosse questa patina. Poi c'è il lato del turismo super intensivo e sinceramente... Aspetta una raffica di vento. Aspetta. Enorme raffica di vento. Ok. E sinceramente molto spesso sentivo questo peso del fatto che la Thailandia fosse super raccontata, come se alcune esperienze locali fossero state digerite dal turismo internazionale. Non sono esperienze per forza brutte, ma sono svuotate, come se fossero rimaste funzionanti, piacevoli anche, ma in una forma molto più addomesticata. E poi sì, ovviamente ho visto anche quella parte di Thailandia che all'inizio mi allontanava, ovvero la presenza di certi stranieri che sembrano vivere questo paese come se fosse il loro parco giochi personale. Vedi persone che sono lì per consumare un paese piuttosto che viverlo. Persone che non si sono trasferite per amore del paese, della cultura, del cibo, ma per poter indulgere verso le loro versioni peggiori. E questa è stata una cosa che mi ha messo veramente a disagio. Quindi no, non ti sto dicendo che la Thailandia sia un paese perfetto. E ne sono uscita pensando che sia un paese molto più complesso di quello che sembri. E in un certo senso questa complessità me l'ha fatto piacere ancora di più, perché non è quel paese da cartolina. E poi ovviamente c'è la questione dei soldi, che secondo me è
fondamentale raccontare perché molto spesso c'è la narrativa che la Thailandia sia super economica, che vai lì con niente e vivi da regina. E la mia opinione è sì e no. O meglio, dipende tantissimo dal tipo di vita che vuoi fare. Se sei una persona molto spartana, che si adatta a tutto, che è disponibile a stare in un ostello, che si muove con i mezzi di trasporto pubblici, anche se molto spesso sono difficili, se non impossibili, probabilmente la Thailandia sarà estremamente economica. Se invece come me lavori viaggiando, hai bisogno di posti in cui stare bene, di spostarti in maniera efficiente, di prendere molto spesso i motorini Grab e hai un problema con il caffè, quindi devi andare nelle caffetterie a prenderti il caffè ogni giorno. Allora no, non è il paradiso low cost che tutti quanti ti raccontano. Costa molto meno di tanti altri posti, ma non è gratis, almeno nell'ultimo periodo, a quanto pare, da quello che mi hanno raccontato anche i miei amici che abitano lì, il costo della vita è aumentato molto. Alla fine quindi la domanda vera è: la consiglierei? Sì. Penso probabilmente tornerò in Thailandia per un periodo prolungato. Sto già pensando a quanto stare e in che periodo starci, perché vorrei fare almeno 3 mesi, considerando che l'altra mia meta sarebbe la Polonia. Quindi vorrei dividermi tra questi 2 paesi, o almeno per ora questi sono i 2 in pole position che mi hanno stupito e mi son piaciuti di più durante quest'anno. La consiglierei a chi viaggia e cerca una rete di altre persone che lavorano viaggiando o di expats, perché Bangkok è diventata uno dei centri più grandi al mondo di persone che fanno i digital nomad. E non la consiglierei allo stesso modo però alle persone che magari cercano il silenzio assoluto, la purezza incontaminata dei paesaggi, il posto non toccato dal turismo. Perché la Thailandia, o almeno le zone della Thailandia più accessibili, non sono così. È un paese vivo, attivo, molto frequentato, attraversato da qualsiasi tipo di persona e per questo ha tantissime contraddizioni. Quindi sì, ci tornerei, probabilmente in maniera diversa. Voglio fermarmi ancora di più, sto quasi pensando di non trasferirmi perché non sono ancora convinta al 100%, perché quella dicotomia dei palazzi che per me erano bellissimi con la piscina, la palestra, e sono estremamente comodi, mi mettevano tristezza dentro, se poi dopo hai la vista su una favela. Cioè, non dico che vorrei stare in un posto dove magari, è più da in disparte perché comunque esistono queste realtà praticamente ovunque, ma non lo so, mi ha toccato tanto questa contrapposizione. Però il fatto di aver avuto così tanti amici lì e tuttora sono lì e non vedono l'ora che io torni, mi fa proprio piacere. Mi fa venire voglia di tornare in un paese che mai avrei pensato di visitare. Per me quindi la Thailandia è questo, un posto che avevo ridotto a un cliché e invece si è rivelato molto di più, che mi ha fatto innamorare per le persone che ci abitano. Un posto dove sono riuscita ad alleggerire un po' il peso sulle mie spalle, dove ho lavorato bene e condiviso forse più del solito. Sono tornata indietro con questa consapevolezza che molto spesso roviniamo i paesi, come anche le persone, ancora prima di conoscerli. Li schiacciamo dentro queste immagini prefabbricate. E poi magari invece basta viverli un po', guardarli da dentro, per accorgerci che la versione che ci eravamo raccontati era molto limitata. E durante questo video ho fatto molto spesso una contrapposizione con il viaggio che ho fatto in India. Ti lascio qua il video dove racconto com'è andata veramente. Ciao!